Ciao, è per me un piacere annunciare l'arrivo nelle librerie di un nuovo testo, Eracle, la via dell'eroe. Se sei un affezionato ascoltatore di questo podcast, già sai che considero Eracle come un mio portafortuna. Ho dedicato diverse puntate alle sue avventure e i primissimi episodi di questo canale hanno avuto proprio lui come protagonista. Insomma, è il beniamino di questo progetto. Così, quando mi è stato proposto di scrivere un nuovo libro lo scorso inverno, per me era già certo che avrebbe potuto riguardare solo il semidio figlio di Zeus e di Alcmena. Nelle pagine di questo libro si riscoprono le sfide titaniche, le prove sovrumane, le straordinarie conquiste che hanno reso Eracle un'icona della forza e della perseveranza. Ma più di tutto viene offerto al lettore il lato umano di questo eroe, le sue gioie e le sue pene, le sue lotte interiori e la sua infaticabile ricerca di sé. Quindi, se vuoi abbracciare questa avventura epica, se desideri girare il mondo con un semidio, se ti attira l'idea di camminare al fianco dell'eroe con il mantello di leone, ti confermo con grande gioia che le copie di Eracle sono disponibili dal 3 ottobre 2023 nelle librerie di tutto il nostro bel paese. Oppure puoi prenotare la tua copia fin da adesso sulle piattaforme online come Amazon. Riceverai Eracle, la via dell'eroe, a casa tua il giorno stesso della sua uscita in libreria. Ti lascio un link in descrizione. Buon viaggio e buona lettura! Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 158. L'ambasciata ad Achille. I troiani montano la guardia attorno alle mura. Il campo greco, invece, riposa in preda al panico e al terrore e i capi achei soffrono di un dolore indescrivibile. Come i venti Borea e Zefiro si alzano sul mare e soffiano con forza, gettando infinite alghe sulla riva, così i cuori dei soldati sembrano strappati dal loro petto. Agamennone insonne ordina di chiamare i capi ad una riunione. Costoro giungono e molti appaiono scoraggiati. Omero ci riporta il figlio di Atreo che piange come una sorgente inarrestabile da una scogliera a picco. Zeus mi ha messo alla prova. Mi ha promesso che sarei tornato vittorioso da Ilio, ma è stato tutto solo un vergognoso inganno. Ora sono costretto, dopo aver perso molti amici valorosi, a percorrere un sentiero senza onore. Questa è dunque la volontà del sovrano dell'Olimpo, che ha già distrutto molte città e molte altre ne distruggerà in futuro. La sua forza è inesorabile. Seguite perciò i miei ordini. Torniamo alle nostre terre. Non ci è concesso di prendere Troia. Un lungo, pesante silenzio accoglie le sue parole. Infine Diomede trova la forza di rispondere. Agamennone, pazzo, ascolta il mio rimprovero. Le mie parole in questa assemblea sono legittime, quindi non risentirti per quello che sto per dire.
In passato hai mancato di rispetto al mio valore, mi hai chiamato codardo e pauroso. Uomini e donne, giovani e vecchi sono testimoni. Il figlio di Crono ti ha concesso metà delle ricchezze dei saccheggi, ti ha permesso di tenere lo scettro tra i greci e ti ha fatto portare onore da tutti noi. Ma la virtù più preziosa, il coraggio, non te l'ha concessa. Pazzo, pensi davvero che il nostro esercito sia composto da guerrieri codardi? Se il tuo cuore vuole davvero tornare ad Argo, fallo. La via è nota e molte navi che ti hanno portato qui da Micene sono già in mare. Ma altri greci rimarranno qui fino alla sconfitta di Troia. E se anche loro, tutti, vorranno lasciare questa guerra, che corrano tutti a casa. Stenelo ed io combatteremo fino alla fine, finché Troia non cadrà. E cadrà, perché siamo venuti qui, sotto la protezione di un Dio misericordioso. Gli altri capi applaudono le parole di Diomede e lo stesso saggio Nestore accoglie il giovanile furore del figlio di Tideo con lusinghiere parole. Invita tutti a sospendere la questione in questa assemblea, a cenare e poi al riposo della notte, dopo aver organizzato dei turni di guardia all'accampamento. Agamennone, durante la cena, ascolterà i consigli dei più accorti capi e si deciderà sul destino della spedizione. Nella tenda del grande Agamennone, la cena offre a Nestore l'opportunità di ricordare come sia stata improvvida l'azione del re di aver privato Achille della sua schiava Briseide. L'ira del giovane di Ftia gli ha fatto decidere di abbandonare la battaglia e di rimanere a guardare i suoi alleati achei morire sotto le armi troiane. Agamennone concorda che la sua mossa dettata da egoismo e furore è stata infelice e davanti a tutti dichiara di voler riparare a quanto avvenuto in quel giorno. In questo modo, quel guerriero che da solo è più forte di 1000 eserciti tornerà a combattere per lui. Promette 7 tripodi, 10 talenti d'oro, 12 robusti cavalli vincitori di premi, 7 bellissime schiave da Lesbo e la stessa Briseide, con la schiava di Achille, giura Agamennone, non ha mai condiviso il letto. Dopo la presa di Ilio, Achille potrà scegliere le 20 troiane più belle dopo Elena e quanto oro e oggetti preziosi riuscirà a caricare sulle sue navi. Tornati ad Argo, Achille potrà scegliere una delle sue 3 figlie e sposarla per divenire così un suo figlio che Agamennone promette di amare quanto il legittimo figlio Oreste, ma che svanisca la sua ira e che Achille torni a dimostrare obbedienza e rispetto ad Agamennone, che è il suo re ed è di lui più anziano. Nestore, felice di aver udito questa disponibilità di Agamennone, invia Fenice, Odisseo e Aiace Telamonio a parlamentare con Achille nella sua tenda. Achille raccoglie i 3 con ospitale benevolenza e grazie a Patroclo organizza una veloce ma accurata cena per i suoi 3 amici. Odisseo, con accorte parole per primo, gli riferisce la proposta di Agamennone glissando sulla parte finale che a chiare lettere pretende una sottomissione di Achille al re e che il giovane potrebbe prendere in malo modo. Parla di come Ettore appaia inarrestabile e di come le truppe achee abbisognino del suo supporto. Tra poco i troiani arriveranno alle navi achee e appiccheranno il fuoco dappertutto. Davvero Achille irato vorrà rimanere immobile mentre tutto ciò accade? Se non vuol combattere per Agamennone, almeno torni alla pugna per i suoi compagni achei, che gli riserveranno gloria e onore. Odisseo, ti dirò chiaro ciò che ho in mente. Non voglio continuare a sentire lunghe discussioni su questo argomento. Come odio le porte dell'Ade, così altrettanto odio Agamennone, poiché parla di consiglio, mentre nasconde nel profondo del cuore le sue reali intenzioni. Io ti dirò, invece, apertamente quello che provo. Non credo che il figlio di Atreo o altri greci possano mai convincermi.
Non ha senso continuare a combattere il nemico. Il bottino di guerra viene diviso equamente tra i pavidi e i coraggiosi. I pigri e i coraggiosi ricevono uguale stima. Chi non fa nulla muore, ma anche chi si impegna muore. Ho trascorso la mia vita in battaglie senza fine, in sofferenze tremende. E cosa ho ottenuto? Niente. Ho trascorso troppe notti senza dormire, passato troppe giornate in mezzo al sangue, combattendo contro condottieri potenti per portar via le loro donne. Con le mie navi ho distrutto 12 fortezze e ho preso 11 città nei dintorni di Troia. Le imprese hanno portato tesori splendidi che sono sempre stati consegnati ad Agamennone, anche se lui è rimasto ben lontano dalla lotta, dimostrandosi avaro nel ridistribuire. Infine ha fatto doni onorari ai capi e ai comandanti dell'esercito. E a me? Solo a me ha strappato la donna che avevo scelto. Che se la goda nel suo letto, allora. Rispondi, accorto Odisseo. Perché i troiani combattono contro i greci? Perché Agamennone ha radunato un esercito e lo ha portato qui? Non lo ha forse fatto per Elena? Agamennone e Menelao sono gli unici umani che amano le mogli? Ma certo che no. Ogni uomo di animo nobile ama e protegge la sua, proprio come amavo Briseide, anche se l'avevo ottenuta con la forza della mia lancia. Mi è stato strappato dal tuo re ciò che avevo di più prezioso. Ormai lo conosco bene, non riuscirà ad ingannarmi di nuovo. Che lui si occupi di salvare le navi dal fuoco insieme a te, Odisseo, e agli altri comandanti. Molte opere sono state in ogni caso compiute, anche senza di me, un largo muro, un vasto fossato circondato da pali. Dubito che riuscirete a fermare l'ira di Ettore. Quando combattevo insieme con voi, il figlio di Priamo evitava di spingere i suoi uomini fuori dalle mura, non si azzardava a superare le porte scee vicino alla quercia, dove una volta mi ha affrontato ed è sfuggito a malapena alla morte. Ma non ho intenzione ora di ingaggiare battaglia contro di lui. Domani all'alba metterò le navi in acqua e mi vedrete navigare sul mare. I miei uomini sono pronti e se Poseidone ci sarà favorevole, in 3 giorni saremo a Ftia. Lì ci sono molte ricchezze che ho lasciato controvoglia alla partenza. Le unirò a quelle che porto da Troia: oro, bronzo, ferro, donne. Ma il premio, che tenevo più caro, me lo ha tolto con la forza Agamennone. Riferisci dunque al re le mie parole, affinché tutti i greci disprezzino l'ardire di chi non prova vergogna nel tradire i propri compagni. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che per quanto possa essere audace, non avrà più il coraggio di guardarmi in volto. Non avrà più il mio aiuto, né in battaglia né altrove. Mi ha ingannato, non potrà più fare con me i suoi giochetti. Disprezzo i suoi doni. Il rispetto che ho per lui è pari a quello per un capello. Non cambierò idea neanche se mi desse 10 o 20 volte l'ammontare delle ricchezze che ora ha, o se ne guadagnasse altre attraverso i beni che ogni giorno affluiscono dai suoi possedimenti. Nemmeno se mi offrisse l'equivalente di tutta la sabbia della terra in oro, nemmeno allora riuscirebbe a ripagare l'affronto con cui ha spezzato il mio cuore. Non sposerò una delle sue figlie, neanche se fosse più bella di Afrodite o più astuta di Atena. Scelga pure un altro tra i greci, uno che sia all'altezza di lui e più degno di me. Se gli dèi mi concederanno di tornare a casa, sarà Peleo a scegliere la mia sposa. Nell'Ellade, a Ftia, ci sono molte ragazze nobili. Una di loro sarà mia moglie. Quando avrò una compagna all'altezza della mia fama, gusterò le ricchezze accumulate dal mio anziano padre. Odisseo, Aiace e caro Fenice, avete dunque udito dove mi conduce il cuore.
Null'altro mi interessa, non certo Troia o i suoi tesori. Buoi e pecore possono essere rubati, vasi e cavalli possono essere acquistati, ma la vita di un uomo no. No, non può essere rubata né comprata, una volta che l'anima, uscendo, ha oltrepassato la soglia dei denti. Su di me, mi disse Teti, mia madre, si agita un doppio destino. Otterrò gloria eterna se resterò a combattere, ma non rivedrò la mia patria. Se invece a casa farò ritorno, vivrò a lungo di una calma vita. Greci, tornate da dove siete venuti. Non si vedrà mai Troia cadere. Zeus oggi ha steso la sua mano su di essa e i troiani ne traggono forza. Tornate quindi dai vostri capi e studiate un nuovo piano per salvare le navi e il campo. Il caro Fenice resterà a dormire con noi. Se lo vorrà, domani mi seguirà in patria, ma non intendo costringerlo. Fenice, che Achille ama come un secondo padre, piange la sventura che si sta abbattendo sugli Achei. Ricorda all'eroe di come lo abbia curato fin da piccolo e di come lui, Fenice il reietto, sia stato accolto da Peleo suo padre. Gli racconta di quando lui è stato bandito da Amintore suo padre che, roso da un ingiusto furore, sordo alle preghiere, lo ha allontanato dal regno. Che Achille non si lasci persuadere dalla sua stessa ira. Fenice continua con una bellissima immagine. Le preghiere sono nobili figlie di Zeus, ma sono goffe, rugose e zoppe. Esse vengono superate nella corsa dalla veloce colpa che sempre giunge prima di loro. La colpa è così, lascia ogni cosa dietro di sé e vaga per il mondo a danneggiare gli esseri umani. E le preghiere di scusa, di perdono, giungono sempre dopo, a volte anche tardi, ma non devono essere disdegnate, poiché Zeus ama l'uomo che dà loro ascolto e costui ottiene il bene degli dei. Ma Achille rimane sordo anche alle preghiere del riverito Fenice. Aiace tenta anche lui di richiamare al suo dovere Achille, ma le sue parole cadono nel vuoto. Dopo un ultimo pacifico brindisi, Aiace e Odisseo tornano da Agamennone, mentre Fenice rimane a trascorrere la notte nella tenda di Achille. Raggiunta la tenda di Agamennone, Aiace e Odisseo vengono subito assediati da sguardi ansiosi sull'esito della loro ambasciata. Agamennone: parla, Odisseo. Qual è la sua risposta? Si è deciso a salvare le nostre navi o la sua mente è ancora dominata dall'ira? Figlio di Atreo, Achille non ha intenzione di mettere a tacere la sua rabbia. Il suo risentimento per te, in verità, cresce sempre di più dentro di lui. Disprezza te e disprezza i tuoi doni e afferma che tu da solo dovrai provvedere alla salvezza dell'esercito. Domani all'alba forse lascerà Troia sulle sue navi. Queste sono le sue parole e Aiace, insieme ai due araldi, possono confermarlo. Fenice è rimasto con lui. L'anziano tutore forse partirà con lui quando se ne andrà. Afflitti, tutti rimangono in silenzio. Diomede esplode. Agamennone, hai errato a pregare Achille e offrirgli tutti quei doni. Egli è già oltremodo superbo e tu gli hai fornito ulteriori motivi per gonfiare il suo smisurato orgoglio. Che vada o rimanga, ignoriamolo dunque. Se vorrà tornare, combatterà. Ma ora andiamo tutti a coricarci. All'alba poniamo in schiera soldati e cavalli davanti alle nostre navi.
che ognuno sia pronto a combattere. Con queste parole infuocate, il figlio di Tideo riaccende la fiducia tra i condottieri greci. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se poi credi che questo progetto meriti un tuo supporto, fai clic sul link TPI in descrizione e scopri come puoi sostenerlo. A questo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, rispondo alle domande che mi vengono poste sulle varie piattaforme, ma alle quali lì ancora non è possibile rispondere. Ringrazio i primi mecenati che credono in questo progetto, Speranza e la nuova arrivata, Alessia, benvenuta a bordo. Grazie di cuore per il vostro supporto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.